La fotografia non va spiegata, una frase che abbiamo sentito chissà quante volte, ma che nasconde alcune incomprensioni. È chiaro che le fotografie devono funzionare da sole, ma allora perché sono così importanti i testi di accompagnamento? Perché si scrivono le didascalie nelle fotografie? Intanto ti do il benvenuto sul mio canale. Ti invito a seguirlo, a vedere quelli che sono stati i video pubblicati finora. Sono convinto che troverai degli stimoli interessanti per il tuo percorso come fotografo. Buona visione! Come dicevo, l'importanza del testo nella fotografia, nei progetti fotografici in particolar modo, è un qualcosa su cui c'è molta incomprensione e che voglio appunto spiegare un pochettino, analizzare in questo video affrontando diversi ambiti in cui questa cosa prende valore. Iniziamo proprio dai progetti personali. Quando decidiamo di intraprendere un progetto fotografico personale, lo facciamo con l'intento di seguire un percorso che poi ci porta a tradurlo con la fotografia e con l'aspetto, diciamo, visuale. Il pensiero viene quindi tradotto con la fotografia e quindi con la scrittura, con la luce. Alla luce di questo, la fase di pre-produzione, di progettazione diventa fondamentale e quindi è facile comprendere come mettere nero su bianco i pensieri, le idee e trovare anche nuove sfumature, cioè è parte integrante del progetto personale. Quindi il primo motivo per il quale si scrivono i testi siamo noi, semplicemente noi. Perché ci aiuta a sviluppare meglio l'idea e a trovare anche nuovi stimoli visivi, quindi non è solo una questione di scrivere, ragionarci su da un punto di vista di scrittura e di pensiero, ma diventa anche utile proprio per attivare e arrivare a delle dinamiche che magari prima non riuscivamo ad elaborare. Ma arriviamo al secondo motivo, cioè a quello che si attiva nel momento in cui decidiamo di pubblicare un progetto e quindi di esporlo al nostro pubblico. Il testo in tutti i progetti fotografici accompagna le fotografie, quindi troviamo la sinossi, il soggetto del progetto e le didascalie che accompagnano le fotografie. Possono avere pesi differenti, ma c'è questo tipo di dinamica. Il testo di accompagnamento è estremamente rilevante per quello che è il nostro target, ma dobbiamo anche comprendere quale è il nostro target, perché non è più magari il pubblico generalista, non lo è in parte, chiaramente, perché comunque si arriva anche a quello, ma il nostro pubblico, il nostro target, sono magari curatori, editori, persone dell'ambito fotografia che tramite quel testo possono ragionare su eventuali pubblicazioni, mostre e tutte quelle dinamiche proprie del mondo della fotografia. Quindi grazie a quel testo riescono magari ad avere una prospettiva differente rispetto a quella della semplice visione delle foto. Inoltre tutti i contest fotografici chiedono una particolare attenzione nella scrittura dei testi e come questi vengono appunto esposti. Ed è facile capire il motivo, perché quando si arriva nella selezione finale dove ci sono 10-15 finalisti in una determinata categoria, capite che l'aspetto visuale è difficile determinare quale sia più rilevante rispetto a un altro. E quindi il testo aiuta a una valutazione più approfondita per decretare quale progetto è più meritevole rispetto a un altro. Non a caso la lettura dei testi all'interno dei contest avviene solo nella fase finale. Quindi dopo aver superato magari diversi round di selezione dove i giudici hanno solo visionato l'aspetto visuale, si arriva appunto nella fase finale dove insomma ci si fa dare una mano da quella che è l'esposizione del progetto e di come questa viene espressa tramite anche un approfondimento di tipo testuale. Nel mio progetto fotografico Play the Game Over c'è ad esempio una consistente parte di approfondimento testuale e giornalistico, ma proprio perché la tematica che ho deciso di affrontare era una tematica poco conosciuta, dove ho deciso di adottare un tipo di approccio che avesse anche
una sfumatura e una parte importante di inchiesta giornalistica sul tema trattato. Quello che vi faccio vedere ora è la prima stesura del testo relativo al progetto Play the Game Over, che inizialmente si chiamava Red vs Blue, anzi Red featuring Blue, proprio a contrasto di quella che è una comunicazione testuale propria del videogioco, dove c'è il versus, che è un tipo di termine utilizzato molto appunto in ambito videoludico e che metteva in contrapposizione, in questo caso in collaborazione, i due colori principali del progetto, ai quali poi si è aggiunto anche il verde. Ecco, è interessante proprio vedere come a livello testuale mi è stato molto di aiuto poi dopo andare a trovare la sintesi che poi dopo ho seguito all'interno del progetto. Questa cosa la troviamo spesso in progetti fotogiornalistici, come ad esempio Estado de Guerrero di Alfredo Bosco, dove a fine fruizione visuale c'è tutta una parte testuale con statistiche, con osservazioni da parte di anche esperti di quel tipo di tematica e di realtà in cui viviamo, oltre che alle didascalie appunto delle fotografie con ulteriori approfondimenti. Ma diventa anche una soluzione di design ed editoriale, come ad esempio in The Last Testament di Jonas Bendixen, dove il progetto fotografico prende la forma di un testo sacro con pagine scritte su carta Bibbia, con un approfondimento testuale notevole, dove addirittura parlano i soggetti fotografati per poi un approfondimento dell'autore. Quindi è interessante capire come i testi possono avere pesi differenti. O ad esempio ho preso anche questo volume di Giorgio Galimberti con alcune sue fotografie. Il suo stile è uno stile astratto che porta l'osservatore a dare interpretazioni talvolta differenti. In questo suo volume le sue fotografie sono accompagnate da delle poesie di Gianluca Nadalini, quindi automaticamente l'aspetto testuale va a coinvolgere anche l'arte della poesia in un amalgamarsi delle cose che funziona. Possono essere quindi suggestioni che nel caso di fotografie più astratte possono suggerire un tipo di interpretazione piuttosto che un'altra, ed è molto curiosa come dinamica e che può essere anche, come dire, caratteristica della nostra fotografia. Alla luce di questa ampia riflessione, in cui ho fatto anche degli esempi pratici, il mio consiglio è quello di mettere sempre nero su bianco i vostri pensieri, di scrivere, di trovare anche una forma testuale che renda, che dia ancora più valore a quello che è il vostro progetto, ma soprattutto fatelo perché vi aiuterà a comprendere di più voi stessi e quindi automaticamente esternarlo meglio con la vostra fotografia. Spero che questo video sia stato utile per appunto comprendere un pochettino meglio la dinamica del testo. Questa frase, la fotografia non va spiegata, talvolta viene usata nel modo sbagliato e appunto mi sembrava interessante poter come dire, far luce su quelle che sono le sfumature in realtà che si aprono di fronte a l'inclusione del testo all'interno della comunicazione con le fotografie. Quindi insomma aspetto magari il tuo contributo nel testo dei commenti per poter continuare quella che è la discussione su questa tematica, e al prossimo video.